L'Abruzzo è così. Proprio quando vi sembra di aver visto ogni panorama più straordinario di questa regione, ne arriva sempre uno nuovo a scardinare la vostra classifica degli scenari più belli. Buongiorno da Opi. Ad Opi, al comune di Opi, si deve di fatto il germoglio di quello che poi è diventato il Parco Nazionale dell'Abruzzo, perché qui nel 1921 è stata data in concessione ad una federazione una parte del bosco, del bosco Fondilillo, detto la Camosciara. Questo borgo è una terrazza naturale sulle montagne del parco e forse è per questo che proprio da qui è nato il desiderio di tutelare Madre Natura. È stata allestita una bellissima casa museo dedicata al matrimonio, ai matrimoni di Opi, con fotografie dagli anni 40 in poi e il racconto di come avveniva il fidanzamento con la proposta di matrimonio che veniva fatta in casa alla presenza dei genitori giovani che non avevano mai occasione di incontrarsi a tu per tu se non alla fontana o a messa. Qua la zona del cucito, questa invece è la cucina con tutti i suoi utensili e la casa si sta preparando al banchetto del matrimonio. Qua c'è una massaia che prepara la pasta e poi c'è la sala da pranzo che è bellissima perché ha questa volta affrescata e il tavolo appunto già allestito con alcuni vestiti originali di spose di cittadine del Diopi che le hanno donato a questa casa museo con gli immancabili confetti di Sulmona, questo molto semplice del 54. E poi ci sono questi passaggi, queste gallerie tra le abitazioni che si chiamano Vdalle, non so se lo pronuncio bene in dialetto abruzzese, fatto sta che servivano a portare dal piano stradale alle stalle che si trovavano invece più in basso. Oggi esplorazione nella Val di Rose, nella zona della Camosciara dove si dovrebbero avvistare tantissimi camosci. Sono partito dal borgo di Civitella Alfedena, questo qua, che si affaccia anch'esso sul lago di Barrea. Guardate che bello, laggiù in fondo c'è anche Barrea che abbiamo visitato ieri, e a Civitella Alfedena anche lì i cervi sono praticamente dei cittadini onorari, si aggirano tra le strade. Mi addentro ora nel bosco, ancora non ho incontrato nessuno, nel frattempo mi sono fatto un amico, il bastone di Gandalf il grigio, per aiutarmi a risalire. Con la coda dell'occhio ti sembra di vedere la sagoma di un orso e poi metti bene a fuoco invece soltanto una zolla di terra portata via da una radice di un albero caduto. Salendo sempre più in alto si incontrano dei maestosi faggi secolari. Sono appena uscito dalla faggeta, procedo sempre sul sentiero I1 verso il passo cavuto e usciti dagli alberi si apre un panorama, uno dei più belli che ho visto fino ad ora in Abruzzo. Vi faccio vedere l'anello che sto facendo da Civitella Alfedena, che è a circa 1100 metri, sono risalito lungo la Val di Rose, il sentiero I1 fino al passo cavuto, siamo a 2000 metri, adesso valico e mi faccio la Valle Risione e a ridiscendere attorno ai Monti dei Quadri per ritornare poi a Civitella Alfedena. Sono arrivato al passo, guardatelo, finalmente dopo quasi 3 ore di cammino e 900 metri di dislivello mi lascio alle mie spalle l'ultimo scorcio del lago di Barrea e della Val di Rose e arrivo, ecco qua, lo faccio insieme a voi, il valico, nella Valle Risione che con un altro sentiero mi riporterà giù a Civitella Alfedena, un altro scenario che si apre. Da quassù si vede ancora meglio tutto quanto, il lago di Barrea con il Sangro che disegna la vallata che prosegue anche al di là dei monti della Val di Rose e poi appunto il passo che mi permette di andare nell'altra valle di cui vi parlavo, e quest'area qua, vedete, con queste cime rocciose della Val di Rose e della Valle Risione è la Camosciara, cioè il regno dei camosci, uno dei motivi per cui si tutela quest'area. Caspita, sono riuscito a vedere dei camosci. Non ho fatto in tempo a riprenderli e a metterli a fuoco che sono scappati subito, ma si inerpicano in un modo incredibile su pareti totalmente verticali. E
poi laggiù in fondo invece si vedono anche, mi sembra, 2 cervi. All'inizio erano 3, poi continuavano ad aggiungersi cervi a quel branco, ce n'erano 7, poi 10, poi 13, me ne sono andato via e ne ho contati 16 cervi insieme nello stesso branco, mai visti così tanti in una volta. Su questa bella vallata c'è appunto il rifugio con i suoi tavolini per eventuali picnic, però non c'è nessuno. Sulla parete c'è questa poesia, racconto fantasioso di Claudio Miccoli, che a giudicare dalle date dovrebbe essere morto a 20 anni nel 78, che continuando ad andare sentì le vaghe frasi dei faggi. I giovani imitavano i vecchi e tutti insieme parlavano di molti fratelli, mentre piccoli licheni predicavano l'umiltà. Tra gridi di cornacchie dicenti: perché noi realizziamo unità con ciò che ci è intorno e viviamo. Non perdetevi in sciocchezze, fate così anche voi. Questa faggete meravigliosa, tra l'altro non ho incontrato nessuno, soltanto una persona, quella che ho incontrato lassù sul passo, da tantissimi faggi centenari con le loro radici imponenti che colano giù dalla parete boscosa con questo tappeto di foglie secche morbidissimo. E comunque devo sbrigarmi perché anche sto giro mi sono attardato troppo a fare le fotografie e i video ai cervi. Non vorreste mai trovarvi in un bosco al buio senza l'equipaggiamento per dormire. Siamo all'imbrunire e questo è l'orario in cui in genere si vedono di più gli orsi, l'imbrunire la mattina presto, qua nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, che è proprio la casa dell'orso bruno marsicano, però ancora non ce n'è stata traccia. Mi sarebbe piaciuto vederli da lontano, chiaramente da lontano, ma non c'è stata occasione, forse meglio così. Mi faccio un'altra sosta sulle radici di questo faggio. Guardate quello dietro che bello. Questo è il più bello di tutti. Se quello di ieri aveva 600 anni, questo almeno 400 ne avrà. A quanto pare mi trovo a dover condividere il sentiero con dei cavalli. Ciao ragazzi, state pure lì che la prendo larga io. Comodi, non vi faccio nulla di male. Ecco, me ne sono già andato. Via. E poi si aprono giardini all'improvviso, tipo questo, e sopra le cime che ho visto prima molto da vicino. Sulla via del ritorno c'è un punto sorgente finalmente, anche perché stavo finendo le scorte d'acqua. Questo qua, questa è l'acqua di sorgente. Oh, che goduria, freschissima. E adesso c'è il bivio per ritornare a Civitella Alfedena, ancora un'oretta. Ci siamo quasi, quello è il ponte che porta a Civitella Alfedena, che è là sotto, ma torniamo nel bosco. L'ultimo tratto l'ho fatto in 36 minuti anziché 50, giusto in tempo per godermi il tramonto sul lago di Barrea, questa volta da un'altra prospettiva, perché vedo Barrea laggiù in fondo e la sto vedendo da Civitella Alfedena, che è quella lì dove tra poco scendo. Adesso voglio cronometrare quanto ci metto a montare una tenda con un elastico degli archetti rotto, vediamo. Ci ho messo esattamente 12 minuti e mezzo, si può fare di meglio, però è abbastanza rapido, e tra l'altro con la vista delle montagne del Parco Nazionale dell'Abruzzo che ho visitato oggi. Per cenare, visto che a Opi dopo le 21 ho trovato tutto chiuso, sono andato alla vicina Pescasseroli, che è un paesino molto più turistico, e mi sono goduto un'ottima chitarra all'abruzzese con ragù di 3 carni. Poi per gradire un dessert, una crema al latte con i mirtilli, buonissimo, tutto buonissimo. E poi per smaltire tutto ciò una passeggiata per il centro, che è molto grazioso, e si vede appunto che è un centro turistico importante con tante vetrine, una concentrazione di bar e ristoranti che non è solito vedere in uno di questi piccoli borghi nelle zone montuose dell'Abruzzo. Il pieno di natura, carichissimi per la prossima esperienza.